ragazzi, stiamo andando nel posto più bello che esista, non so se ci siete mai stati. Porca miseria. Siete romantici? Molto. Davvero? Molto, Allora sì, andiamo, sì, dai, molto anch'io sono romantica. Questo è quello che l'altro giorno ho definito il posto dei limoni. Poi dopo. Ma infatti noi stiamo andando a limonare. Che bello, che bella luce. Ciao, buongiorno. Svolta a sinistra, poi svolta a sinistra. La tua destinazione si trova sulla destra. Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo appena arrivati a Massavecchia, un bike hotel nel centro della Toscana, e adesso andiamo a incontrare Alice che ci mostrerà un po' come è strutturato questo vero e autentico bike resort. Andiamo. Buongiorno Alice. Buongiorno, Ciao. benvenuta a Massavecchia. Noi siamo venuti proprio per scoprire, insomma, Massavecchia e tutto quello che sono i servizi. Benissimo, allora seguimi e ti faccio strada. Andiamo. Noi abbiamo un complesso di 5 strutture in totale, le ultime sono state costruite 2010-2014, abbiamo 42 camere che vengono vendute in B&B e poi per l'appunto abbiamo il nostro ristorante dove offriamo pranzo e cena. Prego, Grazie mille. andiamo, ti faccio vedere le diverse sale, la nostra qua c'è la cucina. Quindi qui si svolge sia colazione, pranzo e cena. Ok. Abbiamo una colazione per sportivi, abbiamo l'altra sala dove facciamo anche meeting, eventi. Ecco perché spieghiamo un attimo che a Massavecchia arrivano principalmente sportivi e mountain biker appassionati di Esatto. ciclismo, no? Iniziamo la stagione con diverse squadre che vengono sia dal nord Italia, Svizzera, che si vengono qua ad allenare, e poi continuiamo con l'alta stagione aprile-maggio fino poi a novembre con ciclisti soprattutto mountain bike. Quindi il ristorante è anche un punto di incontro a colazione in cui si decide anche un po' quali sono i tour e i giri da fare. Ci parlavi prima, ci annunciavi che è stata aperta proprio qui dietro al ristorante una nuova area. Un nuovo skills park. Hai capito! Questo non l'avevamo mai visto. Abbiamo voluto fare questo spazio soprattutto per dedicarsi alla tecnica, quindi oltre alla pump volevamo offrire anche un altro tipo di servizio. La chicca è che tutto lo skill park è in mezzo a ulivi, quindi proprio ti fa sentire ancora di più nel centro della Toscana. Questa è l'ultima struttura che abbiamo costruito. La parte superiore l'affittiamo, una grandissima casa di 180 metri quadrati, e a piano terra si trova la casa vacanze del nostro amico e socio Thomas Frischknecht. È praticamente davanti a un pezzo del suo vigneto e, come potete vedere, ha iniziato a mettere tutte le sue vittorie, queste targhette a ogni filare. Quindi di qua hai un'altra struttura con altre camere. Esatto. La struttura si chiama Casa Rosa, ci sono 16 camere, qua all'angolo lavanderia. Per i biker che tornano Esatto, infangati. Esatto, e dall'altra parte della struttura abbiamo una sauna, quindi zona benessere, abbiamo una palestra e abbiamo un idromassaggio all'aperto, oltre che alla piscina. E quindi chi arriva qui con la bicicletta, oltre a poter sfruttare tutta la rete sentieristica che c'è, ha anche dei servizi interni, no? A Massavecchia. Esatto, noi come bike hotel abbiamo un'officina, i nostri meccanici sono qua tutti i giorni, dalla mattina fino al pomeriggio. Il cliente però, se vuole, diamo la disponibilità di usufruire di tutti gli attrezzi anche quando non ci sono i ragazzi. Per esperienza però è sempre meglio affidarsi ai professionisti.
Abbiamo la parte del rental, quindi parco bici, abbiamo più o meno una ventina di bici elettriche, tutto il resto è mountain bike e qualche bici da strada. Noi siamo quindi un test center Scott, ogni anno acquistiamo modelli nuovi. Infatti noi siamo venuti qui a novembre 2022 proprio per testare la Scott Lumen e trovate il link qua sotto in descrizione. Abbiamo un deposito bici per i nostri clienti, abbiamo un lavaggio bici e una pump track più lo skills park. Quindi il cliente quando arriva a Massavecchia, qualsiasi cosa necessità, noi cerchiamo di soddisfarla. Ecco, prima Alice ci ha fatto vedere lo skill park, che è uno dei nuovi arrivi, un aggiornamento del Massavecchia. Qua invece siamo nella pump track, che è uno dei capisaldi, dei pilastri di Massavecchia, no? Sì, l'abbiamo costruita, o meglio Claudio Calvori con Velo Solution nell'inverno 2010-2011, è stata la sua prima pump track. Ci sarebbe in progetto di rifarla nuova, quindi col nuovo format e stile di Claudio. Ecco, noi adesso direi che potremmo andare a dare un'occhiata ai trail sul Monte Arsenti, ma tu conosci per caso qualche guida, qualcuno che ci può magari portare a fare un giro? Forse ho la persona giusta. Ah, ma allora tu sei Arianna! Ciao! Eccoci allora. Beh, allora tua sorella ci ha detto che ci potevi portare a fare un giro qua in zona e darci una bicicletta. Allora, questa qui è la nostra officina, qui ci lavorano i nostri meccanici, invece qui abbiamo tutte le bici a noleggio, queste sono delle guide, queste sono le muscolari e qui abbiamo un po' delle nostre bici. Sì, non te l'ho detto, ma oggi vorrei fare una pedalata in elettrico un po' blanda, ecco. Blanda? E per questo guarda, ti va bene questo? Sì, guarda, di lusso. Ci si diverte poco a Massavecchia. Cosa ci porti a fare? Allora, io direi di iniziare con dei sentieri proprio qua sopra Massavecchia, perché la cosa più bella è che si prende la bici e si parte. Per arrivare ai trail quanto c'è di spostamento? Dipende, sul Monte Arsenti direi un quarto d'ora di strada bianca, mentre per andare sulla parte della pista 10 minuti di asfalto. Diciamo che la parte di Monte Arsenti è più una parte enduristica, mentre l'altra la definirei più trail. È tutto un saliscendi su sentiero di là, mentre sul Monte Arsenti è strada bianca e poi sentiero che scende fino a valle, molto più lunghi, sì. Però la risalita, a parte spaghetti, è su strada bianca. Bello, guarda che parchetto giochi, guarda qui. No, vai, qua è bello. Super flowy. Che bello qua. Là, bagnetto fatto. Come si chiama questo trail? Il cippo. Il cippo. Molto carino. Però questo, secondo me, è quel cross countryno. Sì, Ma sì, anche sì, con sì. la gravel lo fai bene. Sì, anche con la gravel. È più brutto, vero. sì. Io abito proprio qua sopra e quando mi voglio fare un giro gravel parto da qui e poi faccio a piano. Ora ho capito dove siamo. Qui ci sbuca il Rock and Roll Queen. Sì, sì, sì. Siamo andati dalla parte opposta. Sì, ma in realtà chi affronta il Benedetto e il Rock and Roll Queen arriva esattamente qui. Questa è una bella novità. Si è passati un sacco di volte a fianco, ma non ci siamo mai fermati. Questo è il lago di... Il laghetto del Cicalino, questo è un posto per i local. Locals only. Beh, tra poco andremo a fare lo spaghetti, che è proprio qui sopra, però... Sì, ma non lo spifferare dove siamo. Ah, giusto. Locasoli. Allora... Sto scherzando. Questo va tagliato. Comunque è bellissimo, Ari, il fatto che qua, cavolo, secondo me si può venire veramente tutto l'anno. Esattamente, no? sì, tutto l'anno. Io personalmente vado in bici tutto l'anno, sì. Anche se Massavecchia
apre a febbraio e chiude ad ottobre, i sentieri sono sempre aperti e naturalmente ci si può sempre girare. Il periodo migliore secondo te per girare qua? Io adoro la primavera e l'autunno, le adoro, ma anche comunque per gli amanti del caldo e dei bagni al mare, luglio e agosto è spettacolare. Comunque parti da qui, come dicevo, non voglio essere ripetitiva, ma parti da qui, arrivi al mare, ti fai un bel bagno, torni via, mangi un gelato. Se no al lago. Se no laghetto, esatto. Siamo ritornati sullo spaghetti. Bisogna tornare indietro? Ari, siccome più o meno tutti quando vengono qua, noi in particolare, adorano spaghetti, ma da dove è nata l'idea? Allora, in realtà è un'idea che è nata in collaborazione con Francesco, e perché lo stesso anno entrambi, non insieme, ma siamo andati a Derby in Tasmania e lì la cosa che ci ha gasato più di tutti era la salita, che non la sentivi perché era fatta tutto di switchback, quindi andavi su ma non lo sentivi, quindi abbiamo detto insieme proviamo a riproporla. L'idea nasce da lì proprio, di creare una risalita divertente che non dovrebbe essere così faticosa, anche se spaghetti è abbastanza faticosa, quindi magari costruiremo un'altra linea un po' più semplice. Spoilerone. Blanda. È nei programmi questo versante di spaghetti, che è il versante lato mare, dove ci sono diversi sentieri, tra cui il Rock and Roll Queen. Non l'ho mai fatto? Sì. Grazie a chi ha contribuito per farci scegliere il Rock and Roll Queen. E via. Vediamo in fondo. Forse. A te. Andiamo o vuoi accenderlo? Come vedete qua oggi è abbastanza sketchy. E poi c'è l'altro versante dove ci sono l'insoglio, la Rankline per l'appunto, da lì si prendono le salite di strada bianca, quindi non abbiamo ancora nessuna risalita come spaghetti è l'unica. In single track. Esatto, in single track. Dall'altra parte invece abbiamo il Canyon Uphill, infatti io proprio la parte di là la trovo proprio un parco giochi, perché risali in sentiero, sul sentiero, e scendi, cioè se vuoi fai de loop, così fai, e tutto questo in 15 minuti, capito? Bello. Quindi tantissimi atletici si allenano, persone come me con la Eva che si divertono con le bimbe piccole, su giù. Poi c'è il Sex Appeal, non si è mai fatto? No. Quella è una salita tosta, se c'è la gamba con la e-bike ti diverti tantissimo, perché comunque è molto tecnica, ci sono diverse curve, divertentissima, e poi ti porta di nuovo in cima e puoi rifare i sentieri in discesa. Poi c'è tutto per tutti qua, quindi tutti si possono divertire. Io personalmente probabilmente 3 giorni qua farei un giorno Monte Arsenti, un giorno La Festa, che è quel tour che vi dicevo pieno di sentieri dove c'è anche il canyon, Castel di Rutolo. Un po' come vi volevo raccontare, abbiamo anche nuove destinazioni dove abbiamo costruito sentieri nuovi, tra cui Monterotondo Marittimo. E poi ultimo giorno al mare. Sì, l'ultimo giorno al mare. Partirei da qua, tramite i sentieri che ci sono dall'altra parte si può raggiungere il mare, anche tramite la vecchia ferrovia. E poi voi fate anche tour, appunto parlando di mare, all'isola d'Elba e a Cala Violina, giusto? Esatto, anche lì sì. Una destinazione bellissima anche dove vorremmo farci aiutare da Matteo di Piombino, non so se siete mai stati. Dondiero. Esatto. Grande, sì. Anche quella è una destinazione favolosa. Sì. Io mi diverto sempre tantissimo, anche lì parti da vicino al mare, sali, vedi, hai viste spettacolari, sentieri bellissimi anche lì per tutti i livelli, e arrivi al mare.
per tutti i nostri lettori, se volete scoprire di più sul comprensorio di Piombino, abbiamo girato un video proprio l'anno scorso con Matteo Dondiero, che adesso sta aprendo anche una nuova area proprio lì davanti. Esatto. Quest'area sta diventando una bomba, ragazzi, ci sarà da divertirsi sempre di più, sta diventando un parco giochi, ragazzi, veramente ce n'è da fare per tutti i gusti e io non vedo l'ora di mostrare tutta questa bellezza alle persone che vengono qua. Ecco, e quello Ari è un tour che voi fareste in giornata con andata e ritorno da qui, cioè andata riding e ritorno? Sì, sempre appoggiandosi, diciamo, alle persone che costruiscono i sentieri, quindi non saremo noi a guidare in zona, ma naturalmente, come sappiamo tutti, chi costruisce ha bisogno comunque di supporto. Io ho sempre visto Benedetto e Rock and Roll Queen un po' come trail, che sono abbastanza tecnici all'inizio, un po' rocciosi, però poi sulla seconda parte diventano molto guidati, molto più flow. Sì. Vero? È stata fatta apposta questa cosa in realtà, perché vi capita a voi di andare a giro con dei principianti e proprio inizialmente vogliono dar tutto e non sanno però cosa l'aspettano. Con questa cosa qui, quindi parte iniziale un po' più spinta, quindi un po' più difficile, le persone si danno una moderata, nel senso dicono ok, se è tutto così devo riguardarmi un attimino, e invece poi hanno la sorpresa del fatto che il sentiero è molto più fattibile di quello che ci si aspetta, e quindi ti diverti brutto. Sto parlando dei principianti. No, ma in realtà ieri dicevamo esattamente la stessa cosa, cioè in realtà si diceva che c'è una partenza molto tecnica, quindi dove se ci dai arrivi a metà sentiero sei stanco, esatto, e ti godi l'ultima parte, cioè, perché sei più rilassato, sai che puoi esatto, andare, fai meno fatica. Esatto, questo è proprio lo scopo. Ragazzi, stiamo andando nel posto più bello che esista, non so se ci siete mai stati. No, ma guarda qua! Spiega! Allora ragazzi, questo posto è spettacolare, ma lo vedete da soli. Quella è Massa, lì per l'appunto c'è Piombino, Cala Violina, l'isola d'Elba, Monterotondo è dall'altra parte. L'idea più pazzesca sarebbe, ed è, collegare tutto tramite sentiero, quindi da qui vai a Monterotondo in bici, fa proprio sentiero, non soltanto gravel, e questa è l'idea di Ernesto, del mio babbo, di collegare tutto. E qui, signori, è dove si limona. Eccoci. Ecco, è arrivato anche l'altro. Qua si limona. Eccolo. Piacere, vai perché guarda, sono già stufo. È arrivato quello lento, io vado davanti e blocco tutti.